Allora, cominciamo. Intanto un ringraziamento a Tommaso, poi il cognome, bisogna ricordarsi come pronunciarlo. Ah, beh, guarda, Rubici, semplicemente Rumici, Rumici. Ma Rumici, esatto. non ti preoccupare, nel senso che c'è gente che non ha mai imparato, quindi No, comunque io va bene. cerco di ricordarmi, mi viene più Rubici, e invece Rubici, invece, perché poi è un po' difficile. Beh, come il mio Azzolini, tanto dico Azzolini perché la Z di Zorro la pronunciano Mhm. con la Z di Zorro, per cui è Beh, un no, po'. qui da me in Veneto sarebbe pronunciato giusto perché ci viene normalmente da pronunciarlo così, però da regione a regione, chiaramente. Eh, io sono veneto anch'io comunque. Lago di Garda. Vabbè, però, vabbè. Questo è. Comunque, intanto, grazie mille, Tommaso, di essere qua con noi. Ci tenevo perché ehm, parlavo qualche giorno fa con un tuo collega, possiamo definirlo collega, anche se lui in realtà è più un istruttore, poi fa anche, disegna qualche coltello. Dal canto E, immagino. esatto, esatto, e che è più bello, secondo me, anche per chi mi segue su YouTube, che mi segue nei vari social, eccetera, comprendere la storia del perché nasce l'idea di un coltello, come mai è costruito così, quali sono le sue funzionalità e Mhm. sentirselo dire da chi l'ha poi ideato, a mio parere, è quel valore aggiunto che ti fa apprezzare, ti fa più capire il coltello, te lo fa apprezzare di più. Io sono di questa idea, quindi ti ringrazio tantissimo, ma ho visto anche l'intervista che avevamo fatto sul Nimrod, anche quella è stata seguitissima e quindi mi fa molto piacere che ci sei e che ci spieghi un attimino come nasce l'idea di questo Lion Steel H2 e H1. Un secondo che Poi nel sarebbe frattempo mi sto organizzando con un paio sì, di sì, cose. esatto, intanto io faccio tutta l'introduzione, H1 e H2, del perché tu pensa che io è il primo con l'anello sul manico che acquisto, perché li ho Mhm. sempre odiati questi anelli sul manico. Poi ho visto da qualche parte una velocissima tua, ma no, mi sa che eri o in un negozio di coltelleria o eri proprio lì dai Scintilla. Probabile che Veloce. fosse la Ho, scintilla perché ho visto che spiegavi velocemente, in breve, il discorso, ho detto, ah però, ha ragione, vediamo di provarlo. Ed è il primo che prendo con l'anello, proprio perché ho sempre testato gli anelli e a dispetto di un mio caro amico che mi ha detto, guarda, ma porcheria avere l'anello così, eccetera, Mhm. devo dire che invece mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto maneggevole, assolutamente non scomodo e io ho una bella fetta di mano e non ho una manina e devo farti i complimenti per questo, perché io Ah, l'ho trovato veramente comodo, meglio ancora se posso essere, mm. meglio ancora del Berus Beh, allora sì. ovviamente sono due cose diverse, però voglio dire come Allora, io manico. finché tu stai parlando, perdonami, ma mi ero dimenticato di smontarne uno, quindi sto approfittando per smontarne No, uno perché è importante farlo vedere anche privo certo, di anche maniche. questa è una bella cosa che ti ho visto fare, cioè la possibilità di utilizzarlo anche senza guancette. Difatti nella sua scatola che vediamo qua, all'interno abbiamo una chiave in dotazione. Esatto, che sono quelle Questa chiave. fatte direttamente da Lion Steel. Ok, buon, perfetto. Siamo pronti anche con questo, così E quindi facciamo c'è vedere anche come leggo. questa opportunità di utilizzarlo senza guancette e di metterli anche da paracord volendo, se non erro. Allora, sì, nel senso che, dunque, partiamo da, siccome ce l'ho qui a portata di mano, allora, buon, perfetto. Sì, c'è un casino in sto studio in questi giorni, ma d'altronde è in corso lo shot show con la presentazione dei modelli nuovi, per cui il disastro. Fra le altre cose ho Quindi, visto un chiudibile a tua firma, se non sbaglio, un sì, folder. c'è un chiudibile con MKM,
che Esatto. è una bella soddisfazione, perché insomma, Sì. se hai visto le firme che sono comparse negli ultimi anni su MKM, insomma, No, essere in difatti, poi ti mezzo a... mando mia moglie a casa perché quando lo comprerò Beh, lo metterò. conta che sarà comunque da aspettare un po' di mesi, quindi puoi cominciare ad abituarla all'idea. Sì, dai, piano piano risparmiamo anche. Molto bello comunque, molto bello. Cioè, mi è piaciuta Allora, molto. sono stato, come spesso accade, fortunato, nel senso che mi hanno lasciato abbastanza mano libera. Io chiaramente ho proposto più progetti, però dal progetto iniziale anche questa volta è stato cambiato poco. Nel senso non è stato stravolto, oltretutto ho lavorato con un'azienda con cui ho già un buon rapporto, che ci ha messo del suo, quindi secondo me è venuto un gran prodotto, ma è venuto un gran prodotto che ha mantenuto la funzionalità che volevo io, nel senso che l'Hero, perché si chiama così, è un chiudibile full size, quindi di dimensioni abbastanza importanti, rimanendo comunque portabile, e ha di bello che, cioè almeno per me, ha di bello che è un backlock. Io sai che apprezzo i backlock e sono uno dei pochi che Sono, cerca di tenerli sono vivi. concordo con te, sono concorde con te. Ecco. Ed è un chiudibile in cui io, come ho fatto anche altre volte, ho trasferito tutta una serie di cose che ho imparato seguendo la parte armi, quando scrivevo per le riviste di armi, ehm, per quanto concerne la parte del maneggio in condizioni di stress. Per cui, come sulle armi tu hai i comandi che sono ambidestri, che sono facilmente raggiungibili, semplici, ridotti, eccetera, eccetera, su questo chiudibile tu hai un blocco backlock che tu lo stia usando con la destra, che tu lo stia usando con la sinistra, Sinistra. si sblocca esattamente nella stessa maniera. L'apertura con il piolo a destra e a sinistra e la clip reversibile a destra e a sinistra. Quindi hai delle possibilità che un liner lock o un frame lock in determinati Live. contesti devi imparare, cioè, allora, siamo tutti capaci di chiudere quasi tutti, di chiudere un linerlo con framelock con la sinistra. Se nell'altra mano abbiamo qualcosa e magari siamo anche un po' agitati perché non è una situazione proprio confortevole, potrebbe diventare più complesso, ecco. Quindi questo. Siamo d'accordo. Anche. Comunque, senza che ti faccia andare la diretta su tutto un altro argomento, allora, per quanto riguarda i Karambit, a me sono sempre piaciuti come impostazione, però hanno, per quanto mi riguarda, hanno ovviamente un limite che è quello relativo al loro uso. Nel senso, il Karambit sappiamo che nasce sia come strumento agricolo che come Esatto. lama da combattimento. Allora, ci sono varie discussioni su se sia nato prima per uno o per l'altro utilizzo, che secondo me sono abbastanza sterili, nel senso che eh, contando l'epoca in cui questo è successo, semplicemente si trattava di un periodo in cui quello che avevi usavi, per cui Esatto. non è la prima Come volta il, che uno come il strumento falcetto da agricolo. noi. Ecco, scusa. Esatto, ma come una miriade di altre cose che nel momento in cui venivi reclutato magari forzosamente per andare a combattere, quello che avevi portavi, e quindi in sostanza e poi la volta che non combattevi ma dovevi star dietro a un campo, quello che avevi usavi, per cui è una cosa che si vede, cioè se si va un po' indietro la si vede in tutto il mondo, dal Giappone all'Europa, cioè Esatto. non è una cosa così strana, per cui si può stare a discutere, però bene o male quello è il senso. La questione è che, appunto, se si tratta di combattere, benissimo, bisogna saperlo usare, ha secondo me alcuni limiti in certe cose, però è sicuramente efficace. E per quanto riguarda lavorare nei campi, come un falcetto sicuramente funziona, se lo vogliamo usare come IDC, insomma, diciamo che allora, qui in Veneto il coltello tradizionale sarebbe la roncola chiudibile, no? Esatto. Ecco. E
Però sinceramente di gente che si porta in tasca la roncola chiudibile io non ne conosco tantissima, perché non è proprio la lama Comoda. più versatile, ecco. Per quanto abbia i suoi vantaggi, stesso discorso si applica ovviamente al Karambit. Adesso io qua ne ho uno che è un trainer della Cold Steel, ma che per essere l'esempio di quello che ci interessa va benissimo. Allora, questo è il Tiger Claw, mi pare che si chiami, quindi artiglio di tigre. E allora è sicuramente estremamente efficace, però pensare di farci qualcos'altro a parte aprire dei cartoni è piuttosto No. improbabile. Quindi, dallo studio di questo e di altri Karambit che negli anni mi sono capitati per le mani, poi avevo fatto anche dei corsi tempo fa, mi era capitato di avere l'opportunità di partecipare a dei corsi dove insegnavano l'uso del Karambit specifico, e ho sempre avuto l'idea di sfruttare l'anello, che secondo me ha tutta una serie di vantaggi che andremo a vedere dopo durante la descrizione del coltello, però mettendoci una lama che fosse una lama usabile, ecco. E chiaramente non mi sono inventato nulla di mai visto, nel senso che già qualcuno in passato l'ha fatto, chi in maniera più riuscita e chi in maniera meno riuscita. In particolare c'è un dettaglio riguardante l'anello che secondo me in pochi hanno capito, quindi adesso andiamo a vedere. Partiamo innanzitutto con quello che è il coltello. Allora, le forme di lama sono due. Questa è una che ha bisellatura più alta e il filo che è una curva continua, quindi questa è la lama che è più indicata ad esempio per un uso caccia, dove nelle attività di scuoio la puoi anche controllare in questa maniera qui, e Certo. comunque non crea particolari problemi di affilatura, perché insomma se hai un minimo di capacità di affilatura si tratta semplicemente di seguire la curva, non ci sono forme particolarmente difficili. Questa, che adesso vedi in versione già smontata, è invece la lama drop, quella più classica con la controbisellatura. Allora, si tratta, allora qui vediamo se si vede, è una controbisellatura non affilata, come vedi lo spessore rimane comunque importante, quindi non è neanche affilabile, però se tu la vai a vedere di punta, spero si riesca ad apprezzare, ha una sezione che è un pelo più robusta rispetto all'altra, quindi diciamo che se prevedi un uso di punta intensivo, questa qui sicuramente è la più indicata, e oltretutto ha la parte del filo, la maggior parte del filo rettilinea, con solamente poi la curva che la raccorda alla punta. Quindi questo, per chi proprio ha paura di non riuscire ad affilare il coltello, questo è ancora più semplice rispetto all'altro. E per entrambi M390, quindi sulle doti di taglio non c'è nessun dubbio, tagliano da far paura tutti e due. E chiaramente con questa bisellatura qui c'è quel minimo in più che probabilmente non si riuscirà mai a apprezzare nell'uso reale, però comunque è una geometria che porta ancora più su quelle che sono le doti di taglio. E come vedi la dimensione è molto compatta, perché l'idea è che questo sia un coltello da portarsi dietro, cioè diciamo che se non vivessimo in un contesto urbano in cui ci sono delle leggi, ci sono dei problemi che non hanno a che fare con il coltello in sé, questo potrebbe essere tranquillamente un IDC. Cioè se qualcuno ha la fortuna, ad esempio, di lavorare a contatto con la natura o di abitare in montagna in zone perse da Dio, questo qui è un coltello che tranquillamente ti puoi portare dietro tutti i giorni per fare un po' quello che capita, perché sia per la forma sia per l'impugnabilità si presta assolutamente bene. Infatti, probabilmente nelle prossime uscite non impegnative, cioè i trekking, quelli di una giornata in cui ti porti il coltello per farti da mangiare o ti porti il coltello giusto per
perché non si sa cosa devi fare, ma metti che ti serva, te lo porti, e questa sarà sicuramente una delle lame che porterò più spesso. Allora, adesso ti faccio vedere, vabbè, qui, visto che l'ho già smontato, questo è la forma del codolo, che come dicevamo prima, sia per via dei buchi, sia per il profilo che è stato ricavato, si presta tranquillamente per l'utilizzo sia a coltello nudo come scheletrato, sia rivestito in paracord, anche perché allora, questo è il Fodorink Kydex, che è lo standard per quanto riguarda la vendita in Italia, mentre nel resto del mondo c'è quello in pelle. Allora, come vedi, la ritenzione viene fatta nella zona della guardia, per cui se anche io vado a fare un'impugnatura in paracord, tra l'altro, qui spero si veda, rimane dello spazio Certo. all'imboccatura, per cui se vado a fare un'impugnatura in paracord non è come in altri casi dove non riesco più a infilare il coltello perché si blocca, ma rimane assolutamente funzionale, non ho il problema di dover fare un altro fodero o di dovermi preoccupare, insomma, di problemi di ritenzione, ecco. Certo. E la particolarità di questo coltello, che poi è andata a incidere su tutto quanto il progetto, è il fatto che Lion Steel voleva farlo solid, quindi il manico, non ci sono le guancette, ma c'è un unico pezzo che è stato lavorato al centro CNC da un unico pezzo, che viene infilato da sotto, ok? Lui va già in posizione da solo perché è molto preciso come Certo. accoppiamento, dopodiché si infilano le viti e si blocca. Questo ci porta a tutta una serie di vantaggi, tra cui un manico che oltre a essere intercambiabile è anche molto solido perché c'è tanto materiale. E dall'altra parte invece un codolo a cui manca tutta questa parte qui, che comporta un alleggerimento e un bilanciamento migliore del coltello nel suo totale. E delle lame ti ho già detto, la cosa importante secondo me è, allora, tu sai che io come sempre vado a curare particolarmente l'impugnatura. Quindi anche qui l'impugnatura non è stata disegnata a caso, vediamo, qui forse c'è più contrasto, c'è un incavo per l'indice, che è quello che va a dare la gran parte del controllo, soprattutto in presa normale, non in quella rovesciata, e dopo c'è un appoggio curvo per tutte le dita che continua anche sull'anello. Questo perché? Perché chiaramente, allora, la presa del Karambit è, scusa, ecco, sicuramente questa, quindi indice nell'anello, pollice appoggiato e il resto delle dita vanno di conseguenza. Però abbiamo detto che gli ho messo una lama più versatile, quindi io mi aspetto che il coltello sia usato anche col mignolo dentro l'anello, in maniera tale che qualsiasi cosa faccia non scivola avanti sul filo, oppure, se me lo posso permettere, con la mano completamente fuori dall'anello, sia in presa dritta, sia in presa rovesciata, perché il coltello è estremamente comodo anche con questo tipo di utilizzo che non è da Karambit. Quindi, per quelli che dicono a me il Karambit non piace, benissimo, l'anello lo usi semplicemente per estrarre il coltello, dopodiché passi a una presa normale e lo utilizzi come se fosse un coltello normale. Tra le altre E cose, entrambi molto comodo per estrarlo dal fodero, perché io l'ho provato in cintura, è comodissimo, cioè l'anello al posto del cordino abbiamo l'anello che funziona molto bene, devo essere sì, sincero. poi l'anello comunque ti permette di attaccarci anche un cordino se vuoi, cosa Sì, che... sì, 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 volendolo. Ma soprattutto ha di bello che nel momento in cui tu hai il dito nell'anello e lo stai per tirare fuori dal fodero, tu hai già il coltello assicurato alla mano. Nel senso, tiri fuori un coltello con un manico normale, magari ti scivola quando l'hai tirato fuori e ti cade. Questo qui ce l'hai già assicurato alla mano, quindi prima ancora di averlo tirato fuori, tu hai già la sicurezza che il coltello non ti cade. Non è poco. Esatto.
E poi chiaramente c'è il solito discorso della presa rovesciata. Tu sai che io personalmente trovo che la presa rovesciata sia utilissima non solamente in ambito combat, ma anche nell'utilizzo. A costo di ripetermi, lo dico ogni volta, se sto facendo qualcosa e decido che mi muovo con il coltello in mano perché magari devo fare qualcos'altro a poca distanza e non voglio rinfoderarlo per ritirarlo fuori 2 secondi dopo, è chiaro che allora io ho il mio coltello, a un certo punto inciampo, perché il terreno non è un tavolo da Certo, biliardo, ci sono lineare. magari delle radici, qualcosa, inciampo e cosa faccio? Istintivamente io metto le mani avanti. Metto le mani avanti, che vuol dire che se sul terreno c'è qualcosa, rischio di fare questo, che non è esattamente la cosa più Più salutare. bella. Ecco, se invece io semplicemente cambio la posizione, metto il coltello in presa rovesciata, nel momento in cui deve succedere la stessa cosa, metto le mani avanti, ma ecco che mettendo le mani avanti così, il coltello è già fuori e se vado avanti va fuori. Quindi io tutti i miei coltelli sono fatti anche per la presa rovesciata perché io chiaramente nasco come appassionato prima che come designer. I miei coltelli a rotazione li uso tutti e sinceramente io ho piacere di usarli così, per cui su tutti quanti troverai lo stesso concetto che si ripete. Ah sì, altra cosa importantissima a mio avviso, l'anello. Allora, tu vedi, allora, qui ho quello di Corstile, ad esempio, tu vedi che su questo, aspetta che vediamo se ho un qualcosa che ci dia, ecco, usiamo questo che così ci dà. Allora, se tu guardi questo, vedi che è stata mangiata una parte, no? Esatto. Perfetto. Allora, questo ha senso per appoggiare il pollice, anche perché è zigrinata. Il problema qual è? Che nel Karambit spesso e volentieri si fa questo, ok? Cioè, aspetta che mi metto a favore di... Si fa questo cambio che nel combattimento viene usato perché con questa parte, sia che sia affilata, sia che non lo sia, si va a estendere la portata e a colpire con il dorso, che può essere una botta, che può essere un taglio, ma comunque si estende. Quindi da così io vado a fare questo, ok? Esatto. Il problema qual è? Se io ho un anello che non è tondo, quando faccio questo, vedi? La parte spigolosa, seghettata, zigrinata, eccetera, va a darmi fastidio Sul sul dito. dito. Allora, va a darmi fastidio sul dito sia rallentando il movimento, sia spesso e volentieri grattandomi proprio il dito, perché su tanti modelli si tratta di acciaio esposto con zigrinature abbastanza aggressive, quindi spigoli vivi, e continuare a farsi ruotare in mano sta roba che continua a grattarti le dita non è esattamente la cosa più piacevole del mondo. Quindi quando abbiamo fatto questo, l'anello è stato fatto completamente tondo e se guardi la sezione è stato anche stondato sui bordi in maniera da Certo. non dare nessun tipo di problema e quindi io posso tranquillamente muoverlo nella maniera più agile possibile, non si impunta, non gratta, non fa Esattamente, niente. esattamente. Questa è una cosa che su tantissimi Karambit manca e quando provi a utilizzarli effettivamente te ne rendi conto. Addirittura a me è capitato di amici che si sono tagliati, cioè non in maniera grave chiaramente, però la parte viva era talmente viva che facendo un maneggio veloce si sono graffiati, ecco, più che tagliati, Certo. il dito che era sotto. No, no, ma difatti è molto pratico così stondato l'anello. Come a me è sempre piaciuto, tanti se ne lamentano perché dicono che non possono usare il Fire Steel, ma
il bordo arrotondato sui Lion Steel tipo l'M4, l'M5 eccetera, il dorso, diciamo lo Mhm. spine arrotondato, a me è sempre piaciuto perché poi quando lavori col pollice sopra è un altro comfort, anche senza guanti. Sì, ti dirò, allora qui è stato arrotondato perché sì, l'uso del Firesteel con questo coltello qui non è abituale, nel senso non si tratta di un coltello da campo, quindi se ti capita di usare il Firesteel vuol dire che sei in una situazione Di eccezionale. emergenza, Esatto, esatto, quindi lo puoi fare tranquillamente con il con la filo, lama. in quel caso, oppure lo puoi fare con il pezzetto che solitamente accompagna tutti i Firesteel, che a meno che tu non abbia particolari motivi per toglierlo, sarà ancora lì appeso al Firesteel, quindi Esatto. diciamo che perdere in comfort nell'utilizzo normale, pensando a un'eventualità che su questo tipo di coltello è eccezionale, non mi sembrava una cosa... No, 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 ma io condivido, concordo. Anzi, ti dirò, è un piccolo aneddoto. Mi sono scontrato 3-4 anni fa con un importante scalatore, Mhm. scontrato nel senso buono, eravamo in discussione, ho avuto la fortuna di incontrarmi, e non posso fare il nome perché già un'altra volta mi ha tirato le orecchie, dice se devi prima chiedermi, è un po' fastidio, è molto fastidioso, Mhm. il quale sosteneva che invece di andare in giro con tanti amminicoli, lui usa due bic, uno di scorta e un altro bic. E acceso Ah, fuochi dall'Amazzonia, gli accendini bic, mhm. acceso fuochi dall'Amazzonia alle più alte vette montane. Chiaro. E non posso dargli torto, voglio dire, dopo aver provato a portarmene uno dietro e usarlo in varie situazioni, dico però forse non ha tutti i torti. Dopo ovviamente per la passione del bushcraft, per chi fa bushcraft, il Firesteel è ovviamente non plus ultra perché si accende sempre, non c'hai bisogno di avere gas o altro. Però devo dire che il BIC è molto pratico, Ma allora, l'accendino io devo BIC. dirti la verità, visto che all'inizio mi parlavi di Dal Canto, io trovo che l'approccio di Daniele sia quello vincente e quello giusto, nel senso, io ho avuto la fortuna di fare dei corsi con lui, e lui ti insegna a accendere il fuoco. Boh. Ti insegna a accendere il fuoco con l'archetto, ti insegna a accendere il fuoco con il Firesteel, ti insegna a accendere il fuoco con l'accendino, ti insegna a accendere il fuoco con il mezzo fiammifero antivento. Boh. Mm. Però è il primo a dirti, se hai l'accendino, non sta a diventare stupido ad accenderlo con l'archetto, accendilo con l'accendino. Certo, certo. Chiaramente l'accendino è scarico, l'accendino l'hai perso, l'accendino per questioni di pressione legate all'altitudine non funziona come dovrebbe funzionare. Bene, hai anche il Firesteel come seconda scelta e quindi hai il doppio delle possibilità di tirarti fuori dal casino. Sai accenderlo anche con l'archetto, se non funziona neanche il Firesteel, magari ti scondi lo Esatto. stesso. È questo che alle volte manca, nel senso, eh, abbiamo varie possibilità, dalla più semplice alla più complessa, partiamo dalla più semplice, e però se ne abbiamo altre, chiaramente è un vantaggio. Questo dovrebbe essere, secondo me, il modo di No, procedere. sono d'accordissimo, è quello che spiego sempre io. Difatti io non volevo fare video sul bushcraft, ma alcuni amici insistono, ho iniziato a fare il primo. E Ok. già col primo ho avuto i primi scontri, perché io sono un fautore tanto delle cose semplici e dopo del leggero. Io ho tanti appassionati che mi scrivono da anni, ma ancora anche quando ero istruttore nell'esercito, che Mm. partivano con questi zaini con 30 kg di peso. Dico, per far cosa? Dove devi andare? Quanto ci devi stare? Cioè, c'è gente che va via una notte e si porta la casa sulle spalle e non ce n'è di bisogno. Quindi cerco sempre, capito, cose semplici, leggere, efficaci. Dopo, anche perché ricordo un po' a tutti che in Italia il 90% di quello che si vorrebbe fare nel bushcraft è vietato, perché fuochi quasi mai, anche dei boschi privati. Tagliare legna, la forestale sono cacchi. Quindi, insomma, voglio dire, però essere capaci di costruirsi il picchetto, la posata, cioè Mm. quello di cui hai bisogno, quindi arrivare leggeri, costruirsi quello di cui abbiamo bisogno in quel momento lì, utilizzarlo e tornare a casa leggeri come prima,
io penso che sia la base, quindi partire da semplici e tornare semplici, insomma. Dopo, più... Io devo dirti la verità che provo anche una certa invidia per chi riesce ad andare via con certi equipaggiamenti, nel senso che a me è capitato di fare con degli amici delle passeggiate molto lunghe in giro per l'Italia e sinceramente quando cominci a fare 30-40 km al giorno con un dislivello interessante, ogni chilo che hai in più, insomma, pesa e come, magari è roba che pesa e come. utilizzi o che non utilizzi, anzi, però ti pesa per tutto il tragitto, quindi spesso e volentieri, diciamo, io sto sempre piuttosto attento a cosa mi porto dietro e puntualmente vorrei essermi portato dietro meno roba. No, no, E- sono d'accordo, ma io poi adesso che inizio a avere la barba bianca, qualche annetto sulle spalle, quindi faccio ancora più fatica, e le Mhm. uscite di fatti sono meno spesso e meno lunghe, ahimè, e il peso è essenziale, il peso da portarsi dietro. Io preferisco poi, piuttosto di tante carabattole che magari posso anche costruirmi al momento, avere un pochino più di acqua, ecco, perché Stavo per l'acqua... dire la stessa cosa. A me è capitato che doveva esserci dell'acqua, l'acqua non c'era. Doveva essere più fresco e fresco non era. non c'era. Sinceramente, sì, avevo comunque 3 litri d'acqua perché avevo visto che portarne di più era eccessivo insieme al resto. Comunque quei 3 litri di acqua erano pochi. Quindi se devo caricarmi un paio di chili in più, probabilmente saranno di acqua, ecco. Io l'ho imparata nella maniera più dura, come si dice, una volta di pattuglia anti-rapimenti nella Barbagia Mm. e sono ristato senza acqua a metà giornata e ti giuro che la sera vedevo lì ormai ero disintegrato. E un'altra volta, beh, in servizio in Libano, la prima missione di pace penso che ha fatto l'Italia al dopoguerra, e anche lì l'acqua è la prima cosa. Dopo, perché noi possiamo anche non mangiare 2 giorni, però l'acqua ragazzi è la cosa basica, quindi piuttosto portatevi 1 litro d'acqua in più e qualcosa in meno insomma di altro, insomma, anche perché dicevamo, salvo casi straordinari, fra le altre cose l'Italia è molto abitata, molto antropomizzata, per cui abbiamo pochissimi posti dove proprio disperderci in assoluto, insomma, per cui insomma, si può fare anche a meno a volte di certe cose e si può fare invece non a meno dell'acqua che serve sempre. No, anche perché nonostante sia antropizzata, spesso e volentieri ti capita che magari sei lungo il cammino X e hanno chiuso le fontane per Quello qualche sì, motivo. E quello sì. sinceramente, cioè, o ti potabilizzi l'acqua, però devi avere dell'equipaggiamento dietro per farlo, devi sapere quello che stai facendo e comunque la certezza assoluta con certe Non cose c'è, non ce l'hai. non c'è. Oppure ti porti via dell'acqua in più, soprattutto se magari conti anche di andare in autonomia e quindi oltre a quella da bere devi avere anche quella per farti da mangiare e le cose si complicano ulteriormente, per cui Oh sì, eh sì. chiaro Difatti che un'altra cosa, no, no, dimmi. dimmi, dimmi. Se si tratta dell'uscita in compagnia con gli amici dove nello zaino ci sono più bottiglie di birra che altro, è un conto perché Un vabbè, ti altro discorso. fai 2 ore di camminata, arrivi al bivacco, una volta che sei lì ti siedi e fino alla sera stai là, è un conto. Se invece fai tutta una giornata di camminata, insomma, da andarci un attimino più cauti con... Ma difatti, sto preparando il programma, appunto, che lo sto vedendo lì con un amico. Io, per esempio, spiegherò molto come uscire senza accendere addirittura il fuoco, come mangiare, prepararsi, per esempio, con frutta secca di vari tipi, cioè, in maniera da poter mangiare senza addirittura usare l'acqua che magari ne abbiamo poca. Quindi ci sono tutta una serie di cose che anche per godersela sta natura, perché io ripeto, come dicevamo prima, io vedo la gente partire con dell'attrezzatura addosso, che oltre a fare una fatica dell'anima, non si godono poi l'uscita, perché se io devo fare un'uscita per tornare più stressato di prima, ecco, allora
stanco ci sta, perché mi stanco, perché è un'attività che stanca anche parecchio, però rilassato, essermi goduto la natura in cui sono andato. Almeno questa è una mia idea, però sai, forse è Sì, un'idea io romantica. ti dirò, vedo che quando vado fuori per periodi relativamente brevi, eh, allora se hai una minima idea di cosa siano i macronutrienti degli alimenti, con roba confezionata presa tranquillamente in supermercato senza dover prendere surplus di razioni militari oppure cose d'élite che ti costano Esatto. 15 euro a pasto, e riesci tranquillamente a comporti dei pasti che siano bilanciati, che siano pronti, che siano già confezionati e che non richiedono assolutamente niente, non richiedono di essere scaldati, non richiedono aggiunta di acqua e quindi sono di una comodità disarmante. Poi è chiaro che se vuoi portarti via il pentolino, il fornello, l'acqua e il riso e farti da mangiare sul posto, Ma bene, fatto liberissimo. anche quello, bello anche quello, però ci sono delle maniere molto più pratiche. Ti smonti la classica razione K italiana oppure l'MRE americana, Esatto. guardi cosa c'è dentro, ti rendi conto che tutto sommato, se si tratta di comprare una scatoletta di ravioli pronti, una scatoletta di tonno e un pacchetto di cracker, in linea di massima ce la fai, insomma, a tenerti in piedi per la giornata senza dover andare a portarti una cucina. Certo, esatto. Dopo se vai a fare la costinata con le io lo dico sempre, sempre anche sempre tornando al discorso bushcraft e anche coltelli. Se poi Mhm. vai a fare, la costinata con gli amici, portati dietro anche la motosega sulle spalle, a me va benissimo, non è un problema, ecco. Sì, Cioè sì. nel senso che ecco. Soprattutto è da capire anche che cosa per portarti dietro quella roba lì, che cosa è rimasto a casa. Perché, ad esempio, a me è capitato di essere l'unico ad avere un kit di pronto soccorso ampio nello zaino. Bravo, bravo. Sinceramente, Un'altra cosa da tener perfettamente conto. Il kit di pronto soccorso, il famoso telo triangolare, e mhm, anche lì io dico sempre che anche lì tanti ti chiedono: "Ma Armano", allora io gli dico: "Guardate, online trovate video di specialisti di tutte le specie, per cui mhm, potete andare a vederli". Io farò qualche video breve, brevissimo, dove più che altro vi spiego 2 cose: fermare l'emorragia, perché è la cosa più drammatica che ti può succedere, a parte l'infarto, ma quello, mhm, se siete da soli, pace all'anima vostra. Fermare un'emorragia o bloccare un arto rotto, certo. e l'altra cosa è, appunto cercare di avere quei 2, 3 per esempio il fischietto d'emergenza, tanti lo sottovalutano, invece non mai come mai ti va via la voce, l'umidità, hai preso freddo, sei in ipotermia, cioè una soffiata riesci a farla, urlare non riesci, sembra una cosa No, anche impossibile. perché allora, come al solito, certe cose finché sei sul divano sono semplici Sì. e quando sei fuori sono un'altra cosa. Nel senso, allora è chiaro che sono una persona normale, in condizioni di salute normali, urlo benissimo. Ma se devo urlare per 3 ore? Perché, cioè urlo, magari non c'è nessuno che mi ascolta, per cui se devo urlare per 3 ore cosa faccio? Poi c'è il Questo vento, non c'è il vento, i cani da ricerca, siccome i fischietti di emergenza hanno questo suono basso, non mh-mh. hanno il trillo alto, non hanno un suono Sì, sì, sì. basso, ma che percorre molta più distanza, un cane, anche da ricerca lo sente più distante dell'uomo, per cui può essere anche indicativo di quello. Io le spiego tutte 'ste cose, anche la bussolina, dico sempre: "Ma prendetevi quelle porcheriole cinesi da Mh. attaccarvi al braccialetto dell'orologio". Ma non tanto perché vi dà una direzione unica. Se vi siete persi, che può succedere, perché conosco amici che andavano per funghi per anni e dopo nel posto dove sono andati per anni per funghi, perché hanno Sì, cambiato sì. vivottolo, sono andati da un'altra parte, si sono persi. Vi dà, siccome noi tendiamo a camminare in tondo o comunque a fare un torna indietro, vi dà una direzione unica da seguire. Se anche non la sapete usare, però seguite sempre una direzione, è di grandissima utilità. Sì, sì, tra l'altro adesso le trovi anche di marche Sì, affidabili, nel senso che certo. l'assunto per dire fa
delle piccole bussole, di quelle, come dicevi tu, da orologio, o comunque quelle piccoline da attaccare al molle dello zaino, ad esempio, e sai che, insomma, esatto. sai che al contrario di quelle che compri un tanto al chilo, almeno ti indicano il nord. Per No, cui esattamente, e vai e tieni una direzione e tenendo una direzione magari guardi se vedi una vetta di una montagna piuttosto che una casa in fondo a valle, eccetera, e riesci ad arrivarci, magari un po' zizzagando, ma ci arrivi, insomma. Queste sono le cose secondo me importanti. E mi ha fatto piacere parlare di queste cose con te perché dimostra il senso pratico che poi tu riversi nelle lame che insomma che idei e costruisci, sì, ti perché dico, è io cerco sempre di portarmi dietro, le cose quelle che ritengo più utili, rimanendo all'interno di quelle che so utilizzare però. Nel senso, ti faccio un esempio per quanto riguarda il primo soccorso: da quando ho fatto i corsi e da quando ho cominciato a portarmelo dietro le volte che lavoravo nei campi di tiro dove, gli inconvenienti eh, quelli sono, io viaggio sempre con il tourniquet. Perché buono, se devi fermare un certo tipo di emorragia, o hai il tourniquet o non la fermi. o fai quello che vuoi, Ehm, esatto. per carità, è rischioso, però è stato visto che comunque fino a 4 ore in linea di massima non perdi l'arto, e soprattutto è stato visto che se non lo utilizzi, insomma, hai qualche minuto di autonomia, per cui nel dubbio meglio averlo, meglio utilizzarlo, e Meglio perder vedere. l'arto o rimanere vivi, ma poi fra le altre cose è che la stessa cosa tu puoi farla anche col telo triangolare, no, oltre a immobilizzare gli arti eccetera, tu puoi fare il famoso laccio emostatico, chiamiamolo, al posto ovvio non è efficace come il tourniquet, però col suo bastone magari per fare leva riesci a fare una bella emostasi. Certo, Hai quello ragio sicuramente, però visto che comunque, allora, se me lo fa Daniele Manno, con cui ho fatto qualche corso, e mi ferma un'emorragia con un pezzo di scotch, 4 graffette e una bottiglia di plastica, io posso anche fidarmi. Se devo farlo io, che in quel momento sono, in uno stato alterato perché c'è sempre, sangue ovvio. dappertutto, perché non sono abituato, perché non me l'aspettavo, eccetera, eccetera, già avrò dei problemi con il tourniquet che è fatto apposta. Probabilmente se mi metto a usare il telo triangolare, tra il fatto che, cioè, tempo che penso a cosa devo fare, tempo che lo rifaccio 2 volte perché mi è venuto male, insomma, No, no, siamo d'accordo, ovvio, ecco, per ovvio, cui avere sono il 2 tourniquet già con quello non so come va. sono 2 presidi diversi, però è per dire che insomma, Mh-mh. sono d'accordo con te, Per nell'emergenza dirti, avere per 4 cose. tornare al discorso di partenza, ti dicevo, io utilizzo cioè mi porto dietro quello che so utilizzare, perché ad esempio in caso di emorragia al torace, dove dovrei usare i chest seal, quelli non li so usare. Quindi fino a quando non farò una formazione specifica per quello, non me li porto neanche dietro perché, sì, averli dietro, non mi cambia assolutamente Certo. nulla, ecco. Certo. No, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Questo, ripeto, dà il senso della praticità che tu riversi nelle lame, perché sono date da chi le usa. Perché a volte noi, appassionati, chiamiamoci così, a volte vertono delle discussioni e vertono su tante cose e anch'io cerco sempre invece di dire: "Ragazzi, invece che perdervi su perché c'ha la punta tanto piuttosto che Mh. clip point, piuttosto, guardate se è un coltello pratico. Se dopo lo prendete da tenere in vetrinetta, che ci sta, voglio dire, ci sono i collezionisti, sior collezionisti, come si direbbe in Veneto, che, voglio dire, hanno milioni di coltelli che, probabilmente non sono assolutamente pratici. Però chi li compra per utilizzarli, il fatto che sia stato costruito da una persona sia stato ideato da una persona come te, che ha un'idea del funzionamento, della pratica, della messa in pratica, secondo me è un valore ancora più di un coltello ideato solo sulla carta, perché porti quelle che sono le tue esperienze pratiche sul poi il prodotto finale. Ma ti dico la verità, in realtà, quello che io cerco di fare, allora, se vai su internet, e parli con i miei vari haters, ti diranno che sono uno stronzo e che fondamentalmente, i coltelli li copio in linea di massima.
Vabbè, ma quello sappiamo tutti Alle che volte, tra l'altro, ho purtroppo... scoperto anche dei bei coltelli perché mi hanno detto tu l'hai copiato da qua. Ed era un coltello di cui non conoscevo l'esistenza e ho scoperto anche delle marche interessanti in questa maniera qui. Però la questione è molto semplice dal mio punto di vista. Cioè, io sono ormai 16 anni che lavoro professionalmente, cioè che lavoro con le aziende, no? E, però non c'è stato un momento in questi 16 anni in cui mi sia sentito arrivato, per così dire. Quindi l'approccio che ho adesso è lo stesso che avevo quando ho iniziato, che fondamentalmente consiste nel verificare le cose di persona, perché se tu mi dici guarda questa forma di lama funziona particolarmente bene, in linea di massima io me la procuro e la provo. E alcuni miei coltelli sono nati proprio così. E dall'altra parte ho imparato che, e questa è una cosa che faccio anche in altri ambiti, spesso e volentieri paga abbastanza stare zitti e ascoltare. Nel senso che, ad esempio, mi sono trovato coinvolto nella progettazione di lame da soccorso. Io non sono un soccorritore, cioè tu mi puoi spiegare l'operazione specifica e io ti posso dire come si può fare perché comunque conosco quello che abbiamo a disposizione nel mio settore. Però io non faccio interventi, per cui nel momento in cui ho a che fare con un pompiere, o ho a che fare con un soccorritore professionale, con un Certo, elicotterista o con uno dell'esercito, ascolto, quello che mi dice lo valuto, lo metto insieme a quello che mi hanno detto altri 4 che fanno le stesse cose magari in ambiti diversi ed ecco che ti fai un'idea. Per dirti una cosa che ho raccontato spesso, c'era un carissimo amico che purtroppo non c'è più, che era un grande cacciatore e mi spiegava che se tu sei d'inverno, che ti togli i guanti e hai le mani che sono fredde, cominci a perdere tutto quello che è il movimento fine e cominci a essere certo. insensibile, eccetera, e vai a pulire il cervo. Quindi cosa fai? Tagli la pancia e vai dentro col coltello per togliere l'interiore. Nel momento in cui tu hai la mano fredda e vai dentro, la mano fredda al caldo, chiaramente hai una sensibilità molto particolare, no? Se sei dentro e ti capita questo, cioè ti scivola il coltello e ti taglia, tu verosimilmente non te ne accorgi finché sei dentro, perché il calore che hai sulla mano fredda non ti fa sentire quel problema, no? Quando la tiri fuori te ne rendi conto. Su questo coltello il fatto di avere l'anello ti permette anche di fare quelle operazioni in sicurezza. E su altri coltelli che ho disegnato che potevano essere impiegati per questi utilizzi, c'è sempre stato un'attenzione particolare nella conformazione della guardia, proprio tenendo conto di questo, che è un'esperienza che viene da un'altra persona, nel senso che io non sono un cacciatore, quindi non posso avere quel tipo di competenza. È il motivo per cui spesso e volentieri ehm, cerco di spiegare che come non puoi mettere un pilota a progettarsi l'auto, ma ci metti un ingegnere, spesso e volentieri tu non... Allora, puoi sicuramente chiedere dei suggerimenti al militare per progettare il coltello, ma spesso e volentieri è meglio se il coltello lo progetta una terza persona, che oltre a sapere come viene utilizzato, sa anche come viene prodotto e quindi sa dirti che, non so, conformiamo la lama in una certa maniera, è possibile che con le tecniche industriali che ci sono risulti più robusta, cosa che invece uno che non è all'interno di tutto quanto il meccanismo dall'inizio fino a quando il prodotto Certo, non lo esce, può non sapere. può valutare, ma non perché non sia in grado, ma semplicemente perché non si è mai confrontato con i problemi. Io spesso e volentieri mi paragono a quello che era Q su 007. Cioè, tu Ah, mi certo, spieghi di certo. cosa hai Di bisogno, cosa hai io bisogno? cerco di darti la cosa che si adatta maggiormente a quello che tu dovrai fare dopo. Infatti, spesso e volentieri, per dirti, allora, di questo coltello io ho sentito dire che è il miglior manico che abbiano mai preso in mano ed è
il peggior manico che abbiano mai preso in mano al punto da non essere utilizzabile. E Da sono due, due cose che ho già sentito anch'io sul, ecco, sul tuo coltello. da due persone differenti. Ci sta, nel senso, io cerco di progettare la cosa al meglio, ma è anche vero che in questi anni ho fatto, fai conto, una quarantina di linee di prodotto. Allora, se ci fosse il coltello perfetto, vorrebbe dire che di queste 40, 39 sono sbagliate, ok? Certo. Ecco, invece la questione è che, come io ho visto gente fare i miracoli col Mora e gente che invece è capace di spaccare un coltello grande 3 volte tanto, dipende anche, tu con cosa ti trovi bene, nel senso, ti trovi bene con una lama clip point? Bene. Sei uno che riesce a usare la lama tanto e fare delle cose miracolose che gli altri non riescono a fare? Benissimo, ti faccio un coltello con la lama tanto. E magari per me è scomodo, magari per me ha dei limiti, però tu riesci a farci chissà Siamo cosa. d'accordo, poi ognuno ha la propria manualità, le proprie abitudine di utilizzo, per cui cambia veramente tantissimo, Se sono tu d'accordo guardi con ad te. esempio nei posti dove hanno le noci di cocco, eccetera, e come puliscono le noci di cocco con il macete, se ci mettiamo io e te, probabilmente Ci non facciamo del riusciamo a male. andare fino Io a sì. 10 con le mani dopo, ecco. Esatto. Mentre lo fai fare a loro e viene fuori, probabilmente gli dai il coltello che useremmo noi, è più facile che si facciano male loro a quel punto, no? Perché non è Certo. quello a cui sono abituati. Per cui la questione è sempre capire che dipende dall'utilizzatore. Di solito la maggior parte dei problemi non sono dalla parte della lama, ma sono dall'altra parte. Da Perché chi li quando un utilizza. coltello ha problemi, dalla qualità media in su, quando un coltello dà problemi, in molti casi è più l'utilizzatore che non il coltello stesso ad averli causati. Ecco. No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Benone, dai, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata anche oggi. Sì, abbiamo anche Io verificato che io non so usare le luci perché qui sembra di essere a Mordor. Vabbè. No, vabbè, dai. Ecco. Migliorerà per la prossima volta. Salutiamo chi ci ha seguito fino adesso. Io, come Perfetto. sempre, con molta gratitudine ti ringrazio, Tommaso, Tu sai perché, che sono sempre a ripeto, disposizione. ti chiamerò, ti contatterò, ti chiamerò sicuramente ancora, visto la tua disponibilità, perché ripeto, è oltretutto è cultura diffondere, come vengono progettati, del perché, del per come, capire il pensiero, capire l'idea, perché è nato, il suggerimento che è arrivato. Tutte queste cose qua danno un valore aggiunto che quando tu poi hai la lama in mano e dici: "Però non è solo un coltello che taglia, Mh-mh. c'è tutta una sua storia dietro e quindi te lo fa anche apprezzare di più". Quindi Sì, ti ti dico anche ringrazio. che in linea di massima dietro a tutti quanti i progetti che escono, anche quelli più semplici, solitamente ci sono dei mesi, passati a progettare, a toccare dei preserie, a modificare, eccetera, eccetera. Cioè già solamente su questo coltello qui, allora ci abbiamo lavorato come minimo in 3, nel senso che, Marco di Coltellerie Scintilla, Gianni di Lionsteel, io come designer, ma poi chiaramente tutto lo staff di progettazione, e di realizzazione di Lionsteel ci ha messo del suo. Quindi, per fare un oggetto apparentemente così semplice ci sono state, un sacco di teste che ci hanno ragionato sopra per un Lavorato. tempo importante. Questo spesso e volentieri non traspare, e anzi direi che più buono è il prodotto, meno traspare, nel senso che più sembra semplice il prodotto, migliore è il lavoro che è stato fatto di solito. Però in realtà, insomma, non è che ci riesca proprio così, non è che io faccia lo schizzo sul tovagliolo, lo mando in azienda, loro il giorno dopo lo producono e 3 No, giorni dopo siamo no. in vendita, ecco, non è proprio così. Per quello che dicevi prima, io volevo anche far presente a chi ci ascolta che io sono sempre disponibile anche e ho sempre piacere di ascoltare anche le considerazioni del cliente finale, nel senso, ehm, visto che continuo a imparare cose, è chiaro che se uno ha in mano un mio coltello
trova un difetto oppure trova una miglioria o tra quello che ho disegnato non trova il suo coltello ideale, se me lo fa sapere è più probabile che la volta dopo quel difetto venga corretto, oppure quando mi chiedono un nuovo coltello io proponga qualcosa di più simile al suo coltello ideale. Perfetto, questa è una bellissima cosa, dai. Ti subisseremo di messaggi. Beh, tanto, cioè, continuo a dire, ormai credo più di 20 anni che parlo di coltelli, non mi sono ancora stufato, quindi finché non vedete che la pagina Instagram cambia definizione, invece di essere knife Esatto, designer diventa, non so, fitness influencer, esatto. fino a quel Potete momento scri direi che sono sempre disponibile. potete scrivere. Bene dai, salutiamo tutti, grazie di essere stati con noi, ci Grazie a vediamo alla voi. prossima, speriamo sempre magari con Tommaso. Ciao a tutti. Ciao.